Ciao, sono Gaia, ho 31 anni, sono una giornalista, ma sono nata con la talassemia maiore. Poi i miei genitori sono molto, mi hanno avuto molto giovane, mio papà aveva 26 anni, mia mamma 24, quindi all'epoca la diagnosi prenatale non c'era, quindi l'hanno saputo quando io comunque mio papà se lo ricorda sempre questo passaggio, ha portato il mio cordone ombelicale da Savona a Genova per farla analizzare, quindi poi hanno scoperto che io appunto ero affetta da talassemia. Anche per loro sicuramente è stato una notizia shock, comunque due genitori giovani. La talassemia è una malattia che mi costringe a dei check-up ogni 3 settimane, diciamo, no? Io li chiamo, siamo in libertà vigilata, perché ogni 3 settimane dobbiamo andare a firmare, no? Invece che firmare, però facciamo le trasfusioni. Ho fatto la prima trasfusione appunto, mi sembra 4-5 mesi, sì. Che è chiaro che magari il giorno della trasfusione la mamma il giorno prima ti diceva ricordi che domani devi andare a fare la trasfusione. No, c'ho l'allenamento, comunque è un impegno che tu non puoi saltare, mentre un impegno lo puoi rimandare. Se non puoi lo puoi rimandare, quello lì non lo puoi rimandare, è un appuntamento un po' con la vita, quindi sei costretto a farlo. Chiaramente facendo la terapia trasfusionale accumuliamo ferro, quindi poi va che la dovevamo attaccare, la chiamavo la farfallina perché ogni tanto faccio ancora dei cicli di cui ma andava fatto tutti i giorni e quindi tutte le notti dormivi con a un tempo era molto più faceva molto più casino, adesso fortunatamente l'hanno rimpicciolito. Beh, la salute comunque del fisico. Sicuramente fate fare trasfusioni, i nostri organi sono più vecchi, quindi invecchiano precocemente o comunque io ho problemi di tiroide, quindi comunque lo stato mio di salute è uno stato precario, possiamo chiamarlo precario, quindi comunque bisogna stare attenti, cioè non è un gioco. Un po' di libertà forse, e comunque se io devo fare una vacanza sostanzialmente non posso stare via oltre 3 settimane. La patologia vissuta da me, beh, me ha causato parecchi problemi alle ossa, quindi sono stata sottoposta a diversi interventi chirurgici e ho delle limitazioni con la parte soprattutto inferiore del mio corpo, quindi delle gambe, ho abbastanza dei dolori costanti, faccio fisioterapia abbastanza costantemente per tenere comunque un buon stato di salute, cioè a livello muscolare, quindi comunque faccio spesso fisioterapia. Mi hanno chiesto 6 anni fa ormai di entrare in associazione. Sono una persona che comunque ha bisogno un po' di sentirsi utile per gli altri, quindi l'associazione comunque mi aiuta, poi a me piace organizzare, far conoscere iniziative, quindi mi piace far stare bene, comunque soprattutto io l'informazione è il mio lavoro e quindi penso che anche per la talassemia ci voglia molta informazione, quindi sono entrata all'associazione per occuparmi di questa cosa qua prettamente. Con l'associazione facciamo tante attività, una di queste è la sensibilizzazione, ma comunque soprattutto il farci conoscere, l'informazione. Allora, essendo appunto un'associazione, raccoglie un po' anche le sensazioni delle altre persone o comunque le esperienze delle altre persone. Alcuni pazienti talassemici non hanno avuto diciamo dai datori di lavoro la comprensione che avrebbero meritato o che comunque per legge spetta. E quindi però a volte i datori di lavoro pretendono che noi lavoriamo come tra persone normali.
La paura è un sentimento comunque predominante, no? Sì che da una parte sappiamo a cosa andiamo incontro, perché c'è chi ce l'ha da 40-50 anni, però comunque l'aspettativa di vita non è altissima, no? Adesso si è allungata nel corso degli anni, però chi già 50-60 anni è chiaro che vede un po' la deadline, no? E sicuramente la rabbia è uno dei sentimenti predominanti, ma è chiaro che io anche l'ho avuta, non è che non l'ho avuta, è solo che poi mi sono fatta aiutare, ho fatto un percorso psicologico dalla psicologa che comunque mi ha aiutato. Un po' di anni fa, quando ero più giovane, me la prendevo, adesso meno, perché capisco che comunque certe persone, non vivendo queste situazioni, non possono capire. Poi ci sono persone che magari nella vita devono affrontare altre problematiche, quindi crescono anche loro, però comunque noi siamo messi a dura prova sin dai primi giorni di vita proprio, no? E poi sentire la talassemia comunque non sarà la persona che sicuramente mi ha formato, mi ha plasmato e mi fa vedere la vita comunque con occhi diversi, cioè